Quando si parla di med bed, ci si trova immediatamente davanti a un concetto che sembra appartenere più alla fantascienza che alla medicina moderna. Il termine med bed, abbreviazione di medical bed, viene utilizzato per descrivere un presunto dispositivo medico avanzatissimo, spesso raffigurato come un letto o una capsula, capace di diagnosticare e curare qualsiasi tipo di problema fisico in modo rapido, indolore e definitivo. Secondo le narrazioni più diffuse online, una persona dovrebbe semplicemente sdraiarsi su questo letto e nel giro di pochi minuti vedere il proprio corpo rigenerarsi completamente. In molte versioni del racconto, i med bed sarebbero in grado di guarire malattie croniche, riparare tessuti danneggiati, rigenerare organi compromessi, eliminare dolori persistenti e persino invertire il processo di invecchiamento. Alcuni arrivano a sostenere che questi dispositivi possano riportare il corpo umano a uno stato biologico di decenni più giovane, come se il tempo potesse essere riavvolto grazie a una tecnologia avanzata. Altri parlano di scansioni corporee istantanee, capaci di individuare qualsiasi problema di salute prima ancora che si manifestino i sintomi. Il fascino di questa idea è evidente. Viviamo in un'epoca in cui la medicina, pur essendo estremamente avanzata, è spesso percepita come lenta, costosa e complessa. Cure lunghe, terapie invasive, interventi chirurgici e farmaci con effetti collaterali fanno parte dell'esperienza di milioni di persone. L'idea di un singolo dispositivo che possa sostituire tutto questo, eliminando sofferenza e incertezza, è incredibilmente potente dal punto di vista emotivo. Secondo alcune narrazioni, i med bed non sarebbero una tecnologia futura, ma qualcosa che esiste già. C'è chi sostiene che siano stati sviluppati in ambienti militari segreti, chi afferma che derivino da tecnologie extraterrestri e chi è convinto che vengano deliberatamente nascosti al pubblico per motivi economici o di controllo sociale. In queste versioni della storia, i med bed diventano simbolo di una conoscenza proibita, accessibile solo a pochi privilegiati. Tuttavia, quando si prova a spostare il discorso dal piano narrativo a quello concreto, emergono immediatamente delle domande fondamentali. Se questi dispositivi esistessero davvero, perché non vengono utilizzati negli ospedali? Perché non esistono dimostrazioni verificabili, documenti tecnici, studi clinici o testimonianze dirette da parte di medici e ricercatori riconosciuti? Com'è possibile che una tecnologia così rivoluzionaria non abbia lasciato alcuna traccia tangibile nel mondo scientifico? Ed è proprio da queste domande che bisogna partire per capire cosa siano davvero i med bed. Prima ancora di stabilire se possano esistere o meno, è necessario comprendere che ciò di cui si parla non è una tecnologia definitiva, ma un insieme di racconti, immagini, suggestioni e promesse che si sono stratificate nel tempo. I med bed, più che un oggetto reale, rappresentano un'idea, l'idea di una medicina perfetta, istantanea e senza limiti. Per capire davvero cosa sono i med bed, o meglio cosa rappresentano oggi nell'immaginario collettivo, è necessario fare un passo indietro e osservare come nasce questo mito. I med bed non compaiono all'improvviso come una rivelazione scientifica, ma emergono lentamente all'interno di un contesto culturale ben preciso, fatto di internet, fantascienza, sfiducia nelle istituzioni e bisogno di risposte semplici a problemi complessi. Le prime tracce di idee simili ai med bed si trovano nei primi anni 2000, in forum online dedicati alla fantascienza, alla tecnologia futuristica e alle teorie alternative sulla salute. In questi spazi, spesso frequentati da appassionati e curiosi, si discuteva di come avrebbe potuto evolversi la medicina in un futuro lontano, immaginando dispositivi capaci di combinare diagnostica avanzata, terapie energetiche e rigenerazione biologica. In questa fase iniziale, l'idea aveva un carattere dichiaratamente ipotetico e speculativo, più vicino a un esercizio di immaginazione che a una pretesa di realtà. Con il tempo però questa distinzione inizia a sfumare.
Alcuni racconti smettono di presentarsi come semplici scenari futuribili e cominciano a essere narrati come possibilità concrete, se non addirittura come tecnologie già sviluppate. È un passaggio sottile ma fondamentale, perché trasforma una fantasia in una presunta verità nascosta. Internet, con la sua capacità di amplificare e rimescolare i contenuti, gioca un ruolo decisivo in questo processo. Negli anni successivi, soprattutto con l'esplosione dei social media, il mito dei Mad Bad si diffonde in modo esponenziale. Video, post e articoli iniziano a circolare sempre più frequentemente, spesso accompagnati da immagini suggestive di letti ospedalieri futuristici, capsule tecnologiche o scene tratte da film e serie televisive. Queste immagini vengono presentate fuori contesto, come se fossero prove concrete dell'esistenza di dispositivi segreti già operativi. In parallelo, il racconto si arricchisce di nuovi elementi. Entrano in gioco le teorie del complotto, che forniscono una spiegazione pronta a qualsiasi dubbio. Se i Mad Bad non sono visibili al pubblico, non è perché non esistono, ma perché qualcuno li nasconde. Secondo queste narrazioni, governi, multinazionali farmaceutiche o elite globali avrebbero tutto l'interesse a impedire l'accesso a una tecnologia capace di rendere obsolete cure, farmaci e ospedali. In questo modo, l'assenza di prove diventa paradossalmente una prova a essa stessa. Un altro fattore chiave è l'influenza della fantascienza. Per decenni, film e serie televisive hanno mostrato dispositivi medici capaci di guarire ferite in pochi secondi o rigenerare il corpo umano con estrema facilità. Queste immagini, ripetute e interiorizzate, finiscono per sembrare plausibili, soprattutto quando la tecnologia reale fa passi da gigante in altri ambiti. Ciò che ieri sembrava impossibile oggi è normale, e questo rende più facile credere anche che i Mad Bad possano essere già realtà. Infine, il mito dei Mad Bad trova terreno fertile in un clima di crescente sfiducia verso le istituzioni tradizionali. Molte persone percepiscono il sistema sanitario come distante, burocratico o inaccessibile. In questo contesto, l'idea di una cura universale nascosta assume un valore quasi simbolico, diventando una forma di risposta alla frustrazione e al senso di impotenza. I Mad Bad non sono solo una tecnologia immaginaria, ma una storia che promette riscatto, controllo e speranza. Una delle ramificazioni più affascinanti e allo stesso tempo più controverse del mito dei Mad Bad è il loro presunto collegamento con civiltà extraterrestri. In molte narrazioni online, infatti, questi dispositivi non sarebbero il frutto dell'ingegno umano, ma deriverebbero da tecnologie aliene recuperate, studiate o addirittura donate all'umanità. Questa idea non nasce per caso, ma si inserisce in un immaginario già ben radicato nella cultura contemporanea. Secondo queste ipotesi, civiltà extraterrestri tecnologicamente molto più avanzate avrebbero sviluppato sistemi medici in grado di comprendere il corpo umano a un livello infinitamente superiore al nostro. I Mad Bad, in questa visione, sarebbero dispositivi capaci di leggere il corpo come un sistema energetico e biologico insieme, correggendo squilibri, riparando danni cellulari e riportando l'organismo a uno stato ottimale. Il fatto che tali capacità sembrino impossibili secondo la scienza attuale diventa paradossalmente una conferma della loro origine non umana. Questa connessione si rafforza anche grazie a racconti legati a presunti programmi segreti governativi, in cui tecnologia extraterrestre sarebbe stata studiata in strutture riservate. In queste storie, i Mad Bad rappresentano uno degli esempi più avanzati di reverse engineering, ovvero l'analisi e la replica di tecnologie non terrestri. Il fatto che tali dispositivi non siano disponibili al pubblico viene spiegato come una conseguenza della loro origine aliena e della difficoltà di integrarle nel sistema medico tradizionale. Dal punto di vista scientifico, però, non esistono prove che colleghino i Mad Bad a tecnologie extraterrestri reali. Non ci sono reperti, dati verificabili o testimonianze supportate da evidenze che dimostrino l'esistenza di dispositivi medici di origine non terrestre. Le ipotesi sugli extraterrestri rimangono allo stato attuale un campo di studio speculativo, interessante dal punto di vista culturale e filosofico, ma privo di conferme concrete.
Ciò nonostante il legame tra Medbed ed extraterrestri continua a esercitare un forte fascino perché offre una spiegazione alternativa ai limiti della tecnologia umana. Se qualcosa sembra impossibile, allora deve provenire da qualcun altro. In questo senso, gli extraterrestri diventano il contenitore simbolico di tutto ciò che supera la nostra comprensione attuale, trasformando i Medbed in un ponte immaginario tra il desiderio umano di guarigione totale e l'idea di un sapere superiore. Arrivati a questo punto, dopo aver capito cosa sono i Medbed e come nasce il mito che li circonda, è inevitabile porsi la domanda più importante di tutte. Esistono prove reali della loro esistenza? Quando si parla di medicina e tecnologia, la parola prova ha un significato molto preciso. Non si tratta di testimonianze anonime, di racconti online o di video suggestivi, ma di dati verificabili, studi clinici, pubblicazioni scientifiche e dispositivi testati in modo trasparente. Se i Medbed fossero reali, dovrebbero lasciare una traccia concreta nel mondo scientifico. Una tecnologia capace di guarire malattie gravi, rigenerare organi o invertire l'invecchiamento rappresenterebbe una delle scoperte più importanti della storia umana. Avrebbe un impatto immediato su ospedali, università, aziende biotecnologiche e governi. Sarebbe impossibile da ignorare o confinare nel silenzio, perché migliaia di ricercatori indipendenti in tutto il mondo cercherebbero di studiarla, replicarla e migliorarla. Eppure, quando si cerca una qualunque prova concreta dell'esistenza dei Medbed, non si trova nulla di tutto questo. Non esistono articoli scientifici pubblicati su riviste riconosciute, non esistono studi clinici registrati, non esistono brevetti consultabili che descrivano una tecnologia con le caratteristiche attribuite a questi dispositivi. Nessuna università, nessun centro di ricerca, nessun ospedale ha mai annunciato di possedere o testare un Medbed. Spesso chi crede all'esistenza dei Medbed risponde a questa mancanza di prove con un'argomentazione molto specifica: l'idea che la tecnologia sia segreta. Secondo questa visione i Medbed esisterebbero, ma sarebbero custoditi in strutture militari o riservati a elite ristrette, lontano dagli occhi del pubblico e della comunità scientifica. Tuttavia, questa spiegazione presenta un problema fondamentale. La scienza moderna è un sistema globale, aperto e interconnesso. Anche le tecnologie sviluppate in ambito militare prima o poi lasciano tracce, vengono adattate a usi civili o diventano oggetto di studi paralleli. Un'altra contraddizione riguarda la complessità stessa della medicina. Il corpo umano non è una macchina semplice che può essere riparata con un singolo strumento universale. Ogni malattia ha cause diverse, meccanismi biologici differenti e richiede approcci specifici. L'idea di un unico dispositivo capace di risolvere qualsiasi problema di salute va contro tutto ciò che oggi sappiamo di biologia, fisiologia e genetica. Questo non significa che la medicina non possa fare progressi straordinari, ma significa che tali progressi avvengono in modo graduale, attraverso anni di ricerca, sperimentazione e confronto tra esperti. Il silenzio totale della comunità scientifica sui Medbed non è sospetto, è semplicemente coerente con il fatto che questa tecnologia, così come viene descritta online, non esiste. Riconoscere l'assenza di prove non è un atto di cinismo, ma di onestà intellettuale. È il punto di partenza necessario per distinguere ciò che è reale da ciò che appartiene al mondo delle narrazioni e delle speranze. Anche se i Medbed, così come vengono descritti online, non esistono, sarebbe un errore pensare che questa idea nasca dal nulla. Al contrario, il mito dei Medbed si alimenta di elementi reali, di tecnologie esistenti e di progressi scientifici concreti, che se osservati senza il giusto contesto possono sembrare l'anticamera di una rivoluzione totale della medicina. È proprio in questa zona grigia, tra ciò che è reale e ciò che viene amplificato dall'immaginazione, che il concetto di Medbed prende forza. Negli ultimi decenni la medicina ha fatto passi avanti enormi nel campo della rigenerazione dei tessuti. La ricerca sulle cellule staminali, ad esempio, ha dimostrato che alcune cellule del corpo possono trasformarsi in altri tipi di cellule e contribuire alla riparazione dei tessuti danneggiati. In ambiti specifici, come alcune malattie del sangue o lesioni particolari, queste terapie sono già una realtà clinica.
Tuttavia si tratta di processi complessi, mirati e controllati, molto lontani dall'idea di una rigenerazione totale e istantanea dell'intero organismo. Un altro elemento che contribuisce a rendere credibile l'idea dei medbed è la stampa 3D applicata alla medicina. Oggi è possibile creare strutture biologiche come porzioni di pelle o impalcature cellulari utilizzando stampanti tridimensionali. Queste tecnologie vengono studiate per il futuro trapianto di tessuti e un domani forse anche di organi. Ma anche in questo caso i tempi sono lunghi, i limiti numerosi e la complessità è enorme. Non esiste alcun macchinario capace di stampare un organo funzionante all'interno del corpo umano in pochi minuti. La chirurgia robotica rappresenta un altro tassello importante. Sistemi avanzati permettono ai chirurghi di operare con una precisione millimetrica, riducendo i danni ai tessuti e accelerando i tempi di recupero. A chi osserva dall'esterno, queste macchine possono sembrare quasi autonome o intelligenti, ma in realtà sono strumenti sofisticati nelle mani di professionisti altamente formati. Non curano da sole, non prendono decisioni indipendenti e non sostituiscono il medico. Anche l'intelligenza artificiale gioca un ruolo centrale nell'immaginario dei medbed. Algoritmi sempre più avanzati sono in grado di analizzare immagini mediche, individuare anomalie e supportare i medici nella diagnosi. In alcuni casi l'IA riesce a riconoscere pattern che sfuggono all'occhio umano. Tuttavia il suo ruolo è quello di assistere, non di guarire. Non esiste alcuna intelligenza artificiale capace di intervenire direttamente sul corpo umano per ripararlo in modo automatico e universale. Infine, esistono tecnologie mediche basate sull'uso di energia come laser e terapie fotoniche, che vengono talvolta citate come prova dell'esistenza di strumenti simili ai medbed. Questi trattamenti hanno applicazioni specifiche e ben documentate, ad esempio in dermatologia o nella gestione del dolore, ma non possiedono le capacità miracolose che vengono loro attribuite nelle narrazioni più estreme. Messe insieme, queste tecnologie mostrano una medicina in rapido progresso, capace di risultati che fino a pochi decenni fa sembravano impossibili. Tuttavia, nessuna di esse, né singolarmente né combinate, giustifica l'idea di un dispositivo universale in grado di diagnosticare e curare qualsiasi malattia in modo istantaneo. Il medbed, quindi, non è il frutto della scienza, ma una reinterpretazione amplificata dei suoi successi. Il successo dell'idea dei medbed non può essere spiegato solo guardando alla tecnologia o alla mancanza di prove scientifiche. Per capire davvero perché questo mito riesca a convincere così tante persone, bisogna spostare l'attenzione sul piano umano, emotivo e psicologico. I medbed non funzionano come una scoperta scientifica, ma come una narrazione potente, capace di parlare direttamente alle paure e ai desideri più profondi. La prima leva è la speranza. La malattia, soprattutto quella grave o cronica, mette le persone di fronte a un senso di vulnerabilità totale. Cure lunghe, esami continui, incertezze e sofferenza fanno parte dell'esperienza di molti. L'idea che esista una tecnologia capace di eliminare tutto questo con un gesto semplice, come sdraiarsi sul letto, è estremamente rassicurante. I medbed promettono una soluzione chiara e definitiva in un mondo in cui le risposte sono spesso parziali e complicate. Accanto alla speranza c'è la paura. La medicina moderna, per quanto avanzata, è percepita da molti come fredda, impersonale e difficile da comprendere. Ospedali, macchinari, diagnosi complesse e linguaggio tecnico possono generare ansia. In questo contesto, una tecnologia che appare semplice, pulita e quasi magica diventa un'alternativa emotivamente più accettabile. Non richiede sacrifici, non comporta dolore, non impone attese infinite. Un altro elemento fondamentale è la diffidenza verso le istituzioni. Negli ultimi anni molte persone hanno perso fiducia nei governi, nelle grandi aziende e in alcuni casi anche nel sistema sanitario. Quando questa fiducia viene meno, diventa più facile credere all'idea che esistano cure nascoste, tenute segrete per interessi economici o politici. I medbed si inseriscono perfettamente in questa visione del mondo, offrendo una spiegazione semplice a problemi complessi. Se non stiamo meglio, è perché qualcuno ce lo impedisce. La forza di questa narrazione è amplificata dalla semplicità del messaggio.
La scienza reale è fatta di sfumature, probabilità e limiti. Raramente offre certezze assolute. Al contrario, il mito dei Medbed propone una storia lineare, con un inizio e una fine chiari. C'è una tecnologia straordinaria, c'è un nemico che la nasconde e c'è una promessa di guarigione totale. Questo tipo di racconto è molto più facile da comprendere e condividere, soprattutto sui social network. Infine, non bisogna sottovalutare il ruolo dell'immaginario collettivo. Per decenni film e serie televisive hanno mostrato mondi in cui la medicina è rapida, indolore e quasi onnipotente. Queste immagini hanno plasmato le aspettative di intere generazioni. Quando la tecnologia reale inizia a fare passi avanti visibili come l'intelligenza artificiale o la robotica, il confine tra ciò che è possibile e ciò che è immaginato diventa sempre più sottile. In questo spazio di ambiguità, il mito dei Medbed trova terreno fertile per crescere e diffondersi. In definitiva, i Medbed convincono perché non parlano alla ragione, ma all'emotività. Non offrono dati, ma speranze. Non propongono soluzioni realistiche, ma una visione del mondo in cui il dolore, la malattia e la paura possono essere cancellati con un solo gesto. Per fare chiarezza definitiva sul tema dei Medbed è importante dedicare uno spazio a ciò che spesso viene confuso o volutamente presentato come prova della loro esistenza. Online circolano molte immagini e video che mostrano dispositivi medici reali, avanzati e visivamente impressionanti, che però non hanno nulla a che vedere con le capacità attribuite ai Medbed. Questa confusione non è casuale, ma nasce dal fatto che la tecnologia moderna, soprattutto in ambito sanitario, può apparire quasi fantascientifica a chi non ne conosce il funzionamento. Molti dei macchinari mostrati come presunti Medbed sono in realtà letti ospedalieri di nuova generazione. Si tratta di strumenti progettati per migliorare il comfort del paziente e facilitare il lavoro del personale sanitario, integrando sensori per il monitoraggio dei parametri vitali, sistemi di regolazione automatica della postura e meccanismi per ridurre il rischio di complicazioni come le piaghe da decubito. Questi letti non curano malattie, non rigenerano tessuti e non intervengono direttamente sui processi biologici del corpo umano. Un'altra fonte frequente di confusione è rappresentata dalle apparecchiature diagnostiche, come le risonanze magnetiche o le tomografie computerizzate. Questi dispositivi permettono di osservare l'interno del corpo umano con un livello di dettaglio straordinario e sono fondamentali per individuare patologie anche molto complesse. Tuttavia, il loro ruolo si limita alla diagnosi. Non eseguono terapie, non riparano danni e non producono alcun effetto curativo diretto sul paziente. Anche le camere iperbariche vengono talvolta citate come esempio di Medbed reali. Queste strutture sono utilizzate in ambiti ben specifici, come il trattamento di alcune ferite difficili da guarire o di particolari condizioni legate alla pressione. Il loro funzionamento è basato su principi fisici noti e su protocolli medici rigorosi. Non hanno nulla di universale o miracoloso e non sono adatte alla maggior parte delle patologie che vengono attribuite ai Medbed. Infine, esistono dispositivi utilizzati in ambito estetico o riabilitativo, come macchinari a laser o radiofrequenza, che promettono miglioramenti visibili in tempi relativamente brevi. Queste tecnologie possono avere effetti reali e misurabili, ma sempre entro limiti ben definiti. Non ringiovaniscono il corpo in senso biologico, non riscrivono il DNA e non eliminano malattie sistemiche. Capire cosa non sono i Medbed è fondamentale quanto capire cosa vengono descritti come tali. Solo distinguendo tra tecnologia reale e interpretazioni fantasiose è possibile evitare illusioni e aspettative irrealistiche, soprattutto quando si parla di salute. Dopo aver analizzato cosa sono i Medbed, come nasce il mito, perché non esistono prove della loro realtà e quali tecnologie reali vengono spesso confuse con essi, è naturale chiedersi quale sia allora il vero futuro della medicina. Se mettiamo da parte le narrazioni sensazionalistiche e osserviamo con attenzione la direzione in cui si muove la ricerca scientifica, emerge uno scenario meno spettacolare di quello promesso dai Medbed, ma molto più concreto, credibile e per certi versi ancora più affascinante. Il futuro della medicina non sarà dominato da un singolo dispositivo universale capace di risolvere ogni problema,
ma da un insieme di sistemi integrati che lavoreranno insieme. La tendenza è già visibile oggi: diagnosi sempre più precoci, terapie sempre più personalizzate e un uso crescente dei dati per comprendere il funzionamento del corpo umano in modo dettagliato. Invece di una macchina che cura tutto, avremo strumenti capaci di adattarsi alle caratteristiche biologiche di ogni individuo. Un aspetto centrale sarà la prevenzione. Grazie a sensori avanzati, analisi genetiche e monitoraggi continui, molte malattie potranno essere individuate molto prima che diventino gravi. Questo cambierà radicalmente il modo in cui viviamo la salute, spostando l'attenzione dalla cura del sintomo alla gestione costante del benessere. In questo senso è possibile immaginare letti o dispositivi domestici intelligenti capaci di raccogliere dati e segnalare anomalie, ma non di intervenire in modo miracoloso. Anche la rigenerazione biologica continuerà a progredire, ma seguendo le leggi della biologia e non quelle della fantasia. La combinazione di medicina rigenerativa, terapie geniche e ingegneria dei tessuti potrebbe permettere in futuro di riparare parti del corpo oggi considerate irreversibilmente danneggiate. Tuttavia, questi processi richiederanno tempo, protocolli complessi e controlli rigorosi. Non saranno istantanei né privi di limiti. La tecnologia giocherà un ruolo sempre più importante, ma come strumento di supporto e non come soluzione magica. L'intelligenza artificiale aiuterà i medici a prendere decisioni più informate, i robot renderanno gli interventi più precisi e meno invasivi, e i sistemi automatizzati miglioreranno l'assistenza ai pazienti. Il cuore della medicina, però, resterà umano, fatto di competenze, responsabilità e relazione tra medico e paziente. Guardare al futuro con realismo non significa rinunciare alla speranza, ma scegliere una speranza fondata. La vera rivoluzione non sarà un letto miracoloso nascosto da qualche parte, ma un progresso graduale che renderà la medicina più efficace, più accessibile e più personalizzata. Ed è proprio questa visione, meno spettacolare ma più autentica, che merita attenzione. Siamo arrivati alla fine di questo percorso e a questo punto è possibile guardare ai medbed con maggiore chiarezza e consapevolezza. Dopo aver analizzato cosa vengono descritti come tali, da dove nasce il mito, perché non esistono prove concrete e quali tecnologie reali vengono spesso confuse con essi, emerge un quadro molto netto. I medbed, così come vengono raccontati online, non sono una tecnologia nascosta o in attesa di essere rivelata, ma una costruzione narrativa che risponde a bisogni profondi e comprensibili. Il desiderio di una cura universale, rapida e indolore accompagna l'essere umano da sempre. Ogni epoca ha avuto le sue promesse miracolose, spesso nate nei momenti di maggiore incertezza e paura. I medbed rappresentano la versione contemporanea di questo meccanismo, amplificata dalla velocità dei social network e dalla difficoltà di distinguere tra informazione verificata e suggestione emotiva. In un mondo complesso, una risposta semplice, definitiva, appare irresistibile. Riconoscere che i medbed non esistono non significa negare il progresso né sminuire la potenza della scienza moderna, al contrario, significa rispettarla. La medicina reale non promette miracoli, ma risultati costruiti nel tempo, attraverso studio, sperimentazione e responsabilità. È proprio questo processo, spesso invisibile e poco spettacolare, che ha permesso di aumentare l'aspettativa di vita, migliorare la qualità delle cure e salvare milioni di persone. C'è anche un altro aspetto importante da considerare. Credere a tecnologie inesistenti può diventare pericoloso quando porta a rifiutare cure reali, a rimandare diagnosi o ad affidarsi a false speranze. La salute è un ambito in cui il pensiero critico non è solo una virtù intellettuale, ma una forma di protezione personale. Informarsi, fare domande e pretendere prove non significa essere scettici in modo negativo, ma essere responsabili. Il futuro della medicina sarà probabilmente straordinario, ma non assomiglierà ai racconti virali. Sarà fatto di piccoli passi, di grandi collaborazioni e di tecnologie sempre più precise, integrate e personalizzate. Non avremo un letto che cancella ogni problema in pochi minuti, ma avremo strumenti sempre migliori per capire il nostro corpo e prendercene cura in modo consapevole.
Forse alla fine il vero valore di discutere dei medbed non sta nello stabilire se esistano o meno, ma nel ricordarci quanto sia importante distinguere tra ciò che vorremmo fosse vero e ciò che è dimostrabile. Ed è proprio in questa distinzione che nasce una fiducia più solida nel futuro, non basata sui miti, ma sulla realtà.